buongiorno, giù in otto. Ah, che bella giornatina oggi, tutta nuvola. Fino ad oggi abbiamo fatto più o meno 100-105 km, ce ne mancheranno un'altra 45 su per giù. Siamo quasi agli sgoccioli, ci manca solo da fare la parte est e nord-est dell'isola. Dunque penso che in 3 giorni, esagerando, abbiamo finito il giro. Però oggi ci aspetta una bella cosa da fare, veramente una bella cosa da fare. Restate con noi e vedrete. Questa è la città di Shanklin. Sembra più popolata questa che Newport, che è la capitale dell'isola. Mi piace, bella. C'è quasi di tutto. Tutti i negozietti, è tutta una via principale con tutti i negozi e trovi praticamente tutto quello che hai bisogno. Ma perché quest'isola deve essere sempre tutta in salita? Perché? Comunque dovremmo essere quasi arrivati. Dal nostro accampamento al posto X dava 7-8 km, siamo intorno ai 6,5 adesso, dunque ci dovremmo essere. Ciao ragazzi, c'è un ragno. Non leccare come fai con la GoPro. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Il nostro amico Sir Alvod continua a lamentarsi che ci sono salite, ma ecco un po' qua cosa abbiamo. Una super mega discesa. Senza freni, Non so se è più faticosa la salita o la discesa. Penso la discesa. Perché ricordatevi, mai fidarsi di un campo di fieno tagliato. Tutte balle. Allora, adesso passeremo in un marciapiede interno in un giardino, ma il giardino fa parte di una casa privata e il proprietario ha accettato che le persone passassero di qua invece che passare sulla strada dove non c'è un normale marciapiede. Direi che è ottimo. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Ma lo sapevate che alcune piante di garlic nascessero così? Io no. Comunque Garlic Farm, assolutamente da visitare secondo me. Ovviamente se siete leggermente interessati al garlic. Se siete
tipo allergici, se ve ne frega. E non è neanche pesante da digerire. E non è neanche pesante. Infatti c'è anche un ristorantino qua con cose veramente belle, non costa neanche troppo. Se siete in giro per l'isola, ovunque voi siate, mettete in lista Garlic Farm da vedere di fisso. Oh, piccola pausa, rifocillati, continuiamo il viaggio. Vamos. No, thank you mate, thank you. Cioè non so se vi rendete conto quella immensa salita ripidissima senza alcun tipo di marciapiede. Porca troia. Nel caso vi ho voluto bene, tutti, vi abbiamo voluto bene. Ci vediamo in qualche modo. Ok, abbiamo optato per strade alternative. Nel senso è veramente ma davvero pericoloso farsi tutto quel pezzo lì a piedi. Dunque abbiamo optato per tornare un pezzo indietro da dove siamo arrivati e cercare strade alternative, perché sostanzialmente quello che avremmo dovuto fare è giù da questa stradina su in cima alla collina e tagliare giù a destra per evitare un'ora e mezza di casini e rischi vari. Abbiamo deciso magari di allungarla un po' di più, o almeno passiamo per una strada un po' più sicura. Ehi, ma un déjà vu, mi sembra di esserci già stato qua. Ciao Garlic Farm, grazie dell'esperienza, ti farò delle belle recensioni. Allora, forse abbiamo qualcosa di buono. Quella era la discesa di prima dove io stavo tirando, dove stavo tenendo il carretto con un asino da soma. E fortunatamente non dobbiamo farla perché c'è un passaggio, spero fattibile. Ragazzi, cosa vi ricorda questo tipo di strada? Sai, stradina con alberi e boschi di fianco. Vi ricorda qualcosa? Ecco, se vi ricorda qualcosa state zitti, che ha già parlato lei. Porta sfiga. Shh, ok? Carogna! Shh, non dite niente. Almeno poi va per Ai! Ancora? Ma prima non fungeva. Che cosa è successo? Come i gatti, si arrampica e poi non ce la fa più a scendere. Andiamo su. E poi da lì come scendo? Salti. No, ma che stiamo scendendo? Momento di ricreazione finito. Vamos. Abbiamo sbagliato strada un'altra volta. Cioè, un'altra volta. Adesso abbiamo sbagliato strada, che stavamo andando sulla principale e non stavamo prendendo questa, perché non mi ispirava fattibile. È difficoltosa, ma fattibile. 16 km, ci siamo quasi. Siamo quasi alla tappa di oggi. Ci siete qua anche voi, ciao! Ho notato che qui ci sono tantissime case, edifici, hotel, magazzini, non lo so, abbandonati tipo questo. Ci sarebbero tante di quelle opportunità di roba da fare lì dentro, però è abbandonato qua dove c'è l'oceano. E mi ha abbandonato anche lei, vedete che non c'è più nessuno? Guardala lì. No raga, stasera campeggio. O campeggio o motel per forza, perché vogliamo goderci un po' la spiaggetta. Adesso vediamo un pochino cosa riusciamo a concludere. Questo è il quarto hotel che proviamo. Uno stava pieno di gente, però nessuno ci cagava, che non c'era nessuno alla reception.
il secondo completamente vuoto, mi hanno chiesto 70 pound a notte solo per dormire, senza colazione né niente, dunque no. Quei due lì sembrano abbandonati, boh, sono chiusi, sono vuoti, e stiamo provando questo qua. Speriamo in bene, se no ce ne sono altri dietro, o se no riproviamo nel primo. Vediamo. E boom! Abbiamo trovato un hotel in riva all'oceano, perfettissimo, a più o meno 50 sterline. Bene, 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 alla fine ce l'abbiamo fatta a trovarne uno. Così dormiamo sul letto vero, ci facciamo una bella doccia, carichiamo tutto il caricabile possibile, powerbank, batterie, telecamere, microfoni, zaini, tutto, carichiamo tutto quello che c'è da caricare noi lo carichiamo. Però da qua si vede già una cosa non tanto piacevole, dipende dai punti di vista. Siamo nel punto est dell'isola e manca veramente poco a fare il giro e arrivare alla parte nord, dove ci sono poi le navi che portano in Inghilterra effettivamente. E vedevo già in lontananza delle navi e veniva già un po' di nostalgia da viaggio, perché ho realizzato che il viaggio è quasi finito. Arrivo, aspetta, mi chiama la donna. Dai, adesso ci organizziamo, ricarichiamo un po' tutte le cose e poi vi porto a fare un giro in spiaggia. Ci state? Ci vediamo, per me magari tra mezz'ora, per voi tra pochi secondi, la prossima clip. A dopo. E là, adesso sì che va meglio. Mamma mia, non ho mai desiderato così tanto una doccia come in questo momento. Ti piace la mia camicetta? È troppo bella. Bellissima. Vabbè, andiamo in un bel posticino, va? Venite con me, che abbiamo bisogno di un po' di relax. Andiamo. Boom. Questo è bel posticino. Peccato che il tramonto è giù di là, se no sarebbe stata una figata. Vabbè, rilassiamoci.